Sostituisci l'auto nera con un Ducati 748 giallo. Guardate che roba, raga. Sostituisci il cane con una bella ragazza. Qua, chiudiamo tutto. Qua mi scoprirete solo che mi bacio con una donna sul maxi schermo della Kiss Cam in una partita dell'NBA. Pesciarolo piacione, vi chiedo meno rasato. Bellissimo. Cambia i prezzi e portali tutti a 0,99. Indossa questa maglietta dei Goonies. Guardate che roba, regà. Dai, con tanto di pieghe. Dietro le spalle con io che faccio il doppio bicipite in jeans. Cappuccetto rosso in chiave horror. Guardate che ha creato stupenda, ragazzi. Un negozio di sport. Fagli fare un giro della testa stile breakdance. Togli i vestiti del negozio e crea una pista da breakdance con al centro il bambino, il dollaro, l'uomo arrabbiato che tiene in mano una Switch 2 stessa. Ed eccola là che effettivamente mi crea un grafico doppio addirittura. Quindi abbiamo sfumato gli occhiali di giallo, indossato una canotta di Grand Theft Auto 5 verde, un po' più calzante alle nostre situazioni di vita. Ciao, sono Filo, mi piacerebbe parlare di natura, alberi, ecosistema, piante, gatti, smart city, tecnologia, sviluppo, ma mi ritrovo sovente a parlare di atteggiamenti e fenomeni sociali che non ho mai accettato e continuo a non accettare ogni volta che esco dalla porta di casa. Non riesco ad accettare la stupidità umana, a trattare argomenti inutili e non mi rassegno a vivere in un Truman Show. Quindi cercheremo di analizzare insieme a voi proprio questi atteggiamenti. E anziché essere io il vostro mentore, cerco in voi la risposta alle mie tante domande. E ricordati di iscriverti perché avrai l'opportunità unica di far parte del canale meno seguito d'Italia. Potete pensarci! Da motore di ricerca cerchiamo Gemini, ci compare una maliziosa icona di una banana. Clicchiamo sopra, deve diventare blu e a questo punto possiamo utilizzare Google Nano Banana direttamente in Gemini. Basterà fare la richiesta nella barra dedicata. Foto di partenza, capelli neri, ottimo, cambiati perfettamente, non c'è l'ombra di un difetto. Vestito fucsia, come se fosse una stampa di una maglietta, impressionante, colore cambiato in un attimo in modo perfetto, non c'è una sbavatura che sia una. Indossa questi orecchini, primo errore, orecchini sì indossati ma con proporzioni completamente sbagliate. Indossa questa collana, perfetta, indossata perfettamente, proporzioni rispettate, posizione dell'accetto credibile. Indossa questi orecchini, secondo errore, indossati malamente, vedete sul suo orecchio destro. Qui indossa questa collana, eccola qua. Labbra con rossetto rosso credibili, perfette. Metti uno sfondo stile Quentin Tarantino, ora Morales orientale con fiori di pesco, geishe e samurai. Indossa questa maglietta di Kill Bill, guardate che bello, perfetta la smanicata, così come era la maglietta di Rachele inizialmente. Sfondo con un murale sul film La città incantata dello studio Ghibli, perfettamente scontorna l'immagine senza il minimo difetto. Concerto rock, si vedono il palco, il cantante e il chitarrista che sta facendo un assolo simile a quello degli AC/DC o Guns N' Roses. Orecchini del gatto, piccolo errore. Il chitarrista sembra proprio Slash dei Guns N' Roses, non sta facendo un assolo, quindi altro errore. Il pubblico non è così eterogeneo, però nel complesso abbastanza credibile. Ripartiamo da questa foto, abbiamo copiato ed incollato l'immagine direttamente in Gemini senza doverla salvare e chiediamo occhi verdi e lentiggini. Comincia a elaborare un po' troppo la pelle, gli ha appiallato un po' troppo il volto, un po' troppo truccato, comincia a essere troppo piatto il viso. Ora occhi verdi naturali, abbastanza naturali, sfondo perfetto. Occhi blu naturali durante un concerto metal. Il concerto metal c'è, molto credibile. Vedete sulla spalla addirittura i riflessi delle luci, regà. Bello, credibilissimo. Occhi azzurri un po' troppo sparati. Chiediamo di trasformare le lenti in sfumate gialle e di mettere Rachele in una vettura molto costosa. Allora, occhiali, sfumatura degli occhiali gialla perfetta. L'auto costosa c'è, l'occhio in questo caso si vede maggiormente, quindi è stato ricreato dall'intelligenza artificiale, prima con la sfumatura arancione si vedeva meno. Indossa questa maglietta di Grand Theft Auto 5, regà, perfetta. L'ha trasformata in canotta perché inizialmente Rachele aveva le spalle scoperte, quindi l'ha già adattata, arrangiata in modo perfetto. Quindi abbiamo sfumato gli occhiali di giallo, indossato una canotta di Grand Theft Auto 5 verde, posizionato la dottoressa Rachele in un'auto più degna del suo nome. Cambia lo sfondo con una situazione di case popolari, un po' più calzante alle nostre situazioni di vita. Vediamo lo sfondo
perfetto, raga, sembra una borgata americana e effettivamente secondo me lo è, semplicemente modificata leggerissimamente dall'intelligenza artificiale. La macchina è favolosa, ricorda un po' quelle macchine tipiche della Cuba, più turistica, quella più colorata, quella più bella, quella che ci vogliono far passare per venderci viaggi. Guardate il volante, i sedili usurati dal tempo, lei è leggermente riposizionata, questa foto è stupenda. Qui vediamo come si comporta nella sostituzione degli oggetti e nell'inserimento di persone proprio su questi oggetti sostituiti. Ricordatevi, se volete inserire persone reali, di installare Opera Browser. La accendete quando inserite le persone, vi fate modificare le persone, ci mette più tempo, circa il doppio, e una volta che avete modificato le persone potete disattivare la VPN. La foto sarà digerita tranquillamente. Oppure vi scaricate un'estensione VPN gratis nell'App Store di Google. Sostituisci l'auto nera con un Ducati 748 giallo. Guardate che roba, raga. Perfetta, se non per le scritte qua. Sostituisci le scritte sulla moto con Ducati 748. Ducati 748 qua sotto non l'ha messo, ci sono altre scrittine, ma è credibilissima, ragazzi. Marmitta sottosella, bellissima. Metti il cane poro Dante, veramente, seduto sulla moto. Qui me lo mette sul serbatoio. Ho provato in tutti i modi a farlo mettere sulla sella del passeggero, non c'è stato verso, non so perché. Inseriscimi mentre guido la moto, guardate che roba, con tutto il cane. Che roba, a una prima occhiata è perfetta, ma la mano è staccata dal manubrio e non sono riuscito a farla attaccare. Trasforma la moto in rosso, guardate che roba, raga. Imprime il colore perfettamente sulla moto, credibilissimo. Cambia la moto con una Triumph Speed Triple. Certo, sempre questo problema della mano, non è da poco. Trasforma la moto in verde, l'auto dietro in rosso e quella davanti in blu. La moto è perfetta, la davanti l'ha trasformata, quella dietro no. Metti un casco su uomo e al cane ed un casco a Rai all'uomo. Niente, qua. Allora copio e incollo la foto da cui voglio ripartire, crea un murales in stile giapponese ispirato ai samurai, mantenendo le proporzioni e senza scritte. Guardate che bello. Il problema è che comincia a essere troppo elaborata la foto e il mio viso è completamente cambiato, così come quello del cane. Avvicina leggermente l'inquadratura con una vista a 3 metri di altezza di 3/4. Guardate che roba, raga, mantenuto perfettamente l'arazzo, il murales sul muro. Cane ha chiuso gli occhi, ce l'aveva aperti, ma vabbè. Il mio viso è abbastanza coerente a quello originario, il mio taglio di capelli c'è, la mano è sempre staccata, però una fissa, dai. Sostituisci il cane con una bella ragazza. Raga, qua chiudiamo tutto. Abbiamo fatto tutti felici, adesso ci mettiamo le tope dietro la moto. Abbiamo proprio tolto il 75% dei nostri complessi, tanto a noi ci basta vederle le cose, ce le viviamo con le nostre pippe mentali, poi tutto il resto non ci interessa viverle, Speriamo non sia così, però guardate che risultato, raga. La ragazza è impressionante, secondo me ha voglia di dire che è ricostruita, ma questa persona è sicuramente esistente. Come avvinghia le sue braccia ai fianchi del ragazzo, metti una maglietta gialla all'uomo e ingrossagli la corporatura. Guardate che roba, raga. Guardate che barbacello, siamo sempre più vicini a Vin Diesel. Guardate come va ingrossato, come la ragazza apprezza. Crea la scena di notte, illuminati da un tenue lampione a luce calda. Bellissima, bellissima. E il lampione però l'ha posizionato qua al centro in alto. Non credibile, al che gli chiedo un lampione, l'illuminazione per renderla più credibile. Guardate che roba, raga, perfetta, bellissima. L'ombra del lampione, la macchina che sembra quasi dover uscire dal parcheggio. Per arrangiarci col braccio, che facciamo? L'uomo deve mostrare il bicipite col braccio sinistro. Cambia la moto con un KTM 690 nella sua tipica colorazione arancione. Serbatoio mi pare un po' diverso, però c'è, dai. Fai partire la moto con una vista da dietro e la strada dritta davanti. Come vi sembra? Gli chiedo delle palme, l'ha ricostruito, non gli ho detto dove inserirle, effettivamente qua ne manca una, potrebbe essere stata anche abbattuta, però bella, no? Credibile, anche la mia immagine riflessa nello specchietto. Le ombre, regà, anche delle palme, della moto, ma insomma, cioè, roba tosta, roba tosta. Selfie, aggrottato de rughe. Gli chiedo un cappello dei Los Angeles Lakers. Il cappello deve avere la visiera leggermente più curva, la scritta si deve vedere meglio, i capelli devono uscire dal cappello. La visiera è sempre la stessa, è scritta Lakers e si vede sempre così e così, al che gli chiedo di farmi uscire i capelli di fronte, di riposizionare il cappello per rendere la scritta più visibile ed è perfetto. Il cappello di Charlotte Hornets e degli occhi blu un po' troppo accesi e posticci. Gli chiedo di togliermi il cappello dei Lakers, guardate che magari, guardate quanti capelli mi ha messo, però credibili, bello, bell'uomo così, Occhi verdi, qua mi scoprirete solo. Guarda che bello, ma tutti così dovremmo essere. Vestito elegante e occhi verdi. Gli chiedo un aspetto più pieno della bocca. Ha ecceduto con la richiesta, un eccesso di zelo. Mostrami di lato, abbastanza credibile e si porta appresso la bocca ritoccata. Pasticci nella richiesta di 3/4, finalmente me la accetta. Cambia la scena e inseriscimi su degli spalti di una partita di basket. Vengo ripreso dalla videocamera e mi si vede sul monitor della Kiss
cam baciarmi con una donna. Ragazzi, sono io che mi bacio con una donna sul maxi schermo della kiss cam in una partita dell'NBA. Questa per me è da 10. È una situazione che potrebbe essere spacciata come reale, anche per questo c'è un po' di diritto alla privacy, torno un po' indietro sui miei passi in Italia, perché qualche malintenzionato può utilizzare questa tecnologia per fare dei casini. Poi dici sì, c'è la legge che poi deve essere rispettata. Così la penso, io sono molto libertario, liberale sotto questo punto di vista. Poi però balla a pizzica questo, che si nasconde chissà dove con le VPN in India, che gli fai? Quindi poi il danno te lo fa. Insomma, è argomento di discussione secondo me sta roba della privacy, perché eccomi, quanto avessi messo a te che mi stai guardando e c'hai moglie, figli, insomma, siamo ai limiti, siamo ai limiti. Ora mostra la scena successiva, io e lei visti frontalmente e imbarazzati. Che roba, io sono cambiato leggermente. Lei non più di tanto, con tutti dietro che ci fanno i selfie e ridono, quindi situazioni coerenti. Allora gli chiedo, però volevamo essere ripresi imbarazzati dalla kiss cam. Imbarazzati ripresi dalla kiss cam. Situazioni tra l'altro viste poco tempo fa sui social, no? Quei due amanti ripresi dalla kiss cam che imbarazzati cercavano di mettersi sotto la sedia per non farsi vedere. Vediamo come elaboro i primi piani. Gli ho impostato, gli ho dato in pasto questa mia foto tessera di una decina d'anni fa. Occhi azzurri e capelli lunghi. Eccomi qua. Occhi azzurri, bell'uomo. Capelli abbastanza creepy, perché qua c'ho strani pure io, quindi sì e no. Pesciarolo piacione, un pesciarolo piacione. Ora fammi rasato, un po' troppo rasato, molto credibile, belli gli occhi blu. Capelli di media lunghezza, guardate che bell'uomo, raga, un po' più pacioccoso, un po' più napolè, pure una bella stempiaturella qua, credibile, guardate che bello, questi capelli, quasi mi sono innamorato qua, credibile, mazza, magari. Ora occhi verdi e taglio mullet, ancora meglio qua, raga, il problema è che mi ha cambiato un po' i connotati del volto, sicuramente mi ha allungato ulteriormente la fronte, mi ha messo più capelli, meno male, bella, gli chiedo un po' più naturali, guardate che bello, copio e incollo la foto iniziale, gli chiedo qua degli occhi blu, bello, interessante. Meno finti, quindi è come se chiedessi una gradazione minore. Ritorno sul pelato, gli chiedo meno rasato, bellissimo, fatto perfettamente. Occhi leggermente più azzurri, un poco meno accesi, cerco di modificare il prompt, forse qua ci riesce. Riparto da questa foto e il profilo lo faciola completamente. Gli chiedo il profilo anche di questa situazione, faciola pure questo, molto arretrato, troppo arretrato, non mi piace. Gli chiedo anche il profilo di quest'uomo, qua mi crea pacioccone napolè che vende la pizza a portafoglio. Rendi questa foto professionale modificando tutti i parametri sbagliati. Con lui mi chiede a questo punto cosa vuoi fare? Rimuovere completamente l'alone di luce? Quindi lui interpreta bene la foto, interpreta benissimo quello che gli vediamo. Migliorare la qualità dell'immagine in generale, nitidezza e colori, modificare lo sfondo, aggiungere elementi, concentrarti su di te in primo piano, migliora tutti questi parametri, alla fine mi crea questa, mi toglie il bagliore della luce, rende tutto un po' più visibile, è effettivamente un po' tutto migliorato, forse un po' troppo contrasto sul mio volto, sembra eccessivamente abbronzato, ci sta. Cambia i prezzi e portali tutti a 0,99 magari. A 2,099 presi correttamente, sono rimasto un po' de stucco, vi dico la verità. Gli dico che quello di mezzo non me l'ha cambiato in 0,99 e me lo cambia, incredibile. Cambia la foto centrale con dell'uva regina, un po' troppo grande. Fai una ripresa più distante aggiungendo quest'uomo frontalmente, come se fosse un venditore. Tra l'altro pare che c'ho pure l'avanza, non lo so perché, ma l'ho sfatto. Guardate che figa. Una figata, ragazzi. Mi toglie il cartello di destra, quindi errore, e non sono riuscito a farglielo rimettere. Non so perché. Dezooma, fai una foto un po' più da lontano e si perde questo tratto di ferro che non riesco a fargli ricostruire. Chiedo lo sfondo con dei frighi, qui nel supermercato. Indossa questa maglietta dei Goonies. Guardate che roba, regà. Dai, con tanto di pieghe, raga, l'ha indossata perfettamente, incredibile. Una cosa importante, ragazzi, attenti che non è che mantiene tutto in memoria, vedete qua fatica a ritrovare l'immagine che gli avevo chiesto, quindi se vi piace qualcosa salvatevela perché non è detto che la ritroviate. Chiedo di cambiare lo sfondo con una situazione dove sembra che l'uomo debba cominciare una scalata sotto l'El Capitano nello Yosemite. Gli chiedo di togliermi i pantaloncini e di mettermi il Gran Capitano dello Yosemite dietro le spalle con io che faccio il doppio bicipite in jeans. Che roba, ragazzi, impressionante. Gli ho chiesto pure di cambiare il colore della maglietta da verde a marrone. Gli chiedo qua di ingrossare leggermente le gambe, troppo sottili, non ci riesce. Ora la maglietta dei Lakers con il numero del LeBron James. Riusciamo a creare dei personaggi e delle storie, delle foto che si succedono l'una all'altra in modo credibile. Cappuccetto rosso in chiave horror. Perfetta, ragazzi, bellissima. Continua la storia creando l'immagine successiva. L'immagine successiva, bella, credibile. Il problema è che il lupo si è un po' perso le braccia e gli chiedo di modificare le braccia, ma va sempre peggio, secondo me sono un po' sproporzionate, qua preferivo quelle prima e non sono riuscito a riprenderle. Continua, vedete che il lupo sta per attaccare i
Cappuccetto Rosso, ti dico di scappare e non sono riuscito a far voltare Cappuccetto Rosso. Scappava sempre verso il lupo. Si incaglia su queste piccolezze ancora. Copiamo e incolliamo la prima immagine, ripartiamo da questa direttamente da Google Gemini, reincontra il lupo. Bella, scappa sempre verso il lupo, non c'è verso di farla scappare nella direzione giusta. A quel punto mi adatto io e gli chiedo: Cappuccetto con dei poteri soprannaturali riesce a spazzare via il lupo. Guardate che ha creato stupenda, ragazzi, stupenda. Qua uno che c'ha tempo riesce a sbizzarrirsi, a fargli fare 2000 magie a Cappuccetto Rosso, a far replicare anche il lupo che potrebbe essere un mago nero, e a divertirsi veramente, perché guardate quanto è bella questa scena, sembra iper professionale. Cappuccetto Rosso sta per raggiungere la casa della nonna, raga, qua con gli effetti sonori, uno che gli piaceva il cinema, riesce a creare dei film con delle fotografie in non troppo tempo, riesce a trasmettere delle sensazioni sopraffine, con dei pochi gesti, con delle poche risorse, con poco lavoro rispetto a prima. Cappuccetto Rosso incontra la nonna, un tipo davvero singolare. Qua veramente horror. Cappuccetto non guarda la nonna, guarda un po' altrove. Appese ossa d'animali, come se fosse una megera, una strega nera, una creatrice di pozioni. Chiedo di far bussare il lupo alla porta, non so come avrebbe dovuto effettivamente fare, e lui lo presenta dietro al vetro. Ho provato a far sostituire il viso di Rachele a quello di Cappuccetto, questo è stato il risultato penoso. Come gestisce le situazioni di foto di umani, come la adatta ai cambiamenti esterni. Qui si parte, siamo dentro Sport 85, un negozio di sport, c'è questo nano in mezzo a dei vestiti e gli chiedo: immortala il bambino in mezzo al negozio che balla la break dance. Bellissima la foto, ricreato un bambino, secondo me vero, ma ha cambiato minimamente i connotati del volto, bellissimo, mantenuta la maglietta, ma il viso è completamente cambiato. Cambia figura, fagli fare un giro della testa stile break dance, allora qua il bambino quasi sembra che si interrompa per poter permettere all'altro di fare la figura. Il viso a questo punto non è più tanto riconoscibile, potrebbe effettivamente essere lui. Il giro sulla testa è molto molto bello, addirittura la sfogatura delle gambe mentre si muovono, una chicca. Riparto, copia e incollo dalla foto iniziale, togli i vestiti del negozio e crea una pista da breakdance con al centro il bambino che sta per esibirsi e intorno un pubblico a cerchio. Mantiene abbastanza i connotati del volto, guardate che bella la creazione del pubblico, ha tolto completamente tutti i vestiti di mezzo e creato questo cerchio di parquet che è la pista da breakdance dove il bambino si prepara a fare il suo contest, a fare la sua prestazione. Comincia a ballare il bambino, guardate che roba, raga, che figata. Il pubblico comincia anche ad animarsi, a galvanizzarsi. Figo, eh? Qua gli chiedo di mettermi in mezzo alla pista, ma non ci riesce. Infiamma leggermente il cerchio, ma tenendo il resto invariato. Qua il cerchio compenetra il bambino, quindi problema. Fai fare al bambino un salto mortale, niente. Salto mortale del bambino qua ci riesce, ma ha perso una gamba praticamente. Le fiamme qua le ha ricreate perfettamente, però il bambino è tutto dinoccolato. Google Banana può essere utilizzata per creare dei fumetti. Crea la immagine di un fumetto dove due persone discutono sul perché non comprare Nintendo Switch 2. Intanto in inglese, ma l'immagine del Nintendo Switch correttamente riprodotta con questa X rossa che prende molto l'occhio, sotto la scritta Nintendo Switch 2, i punti interrogativi, il dollaro, l'uomo arrabbiato che tiene in mano la Switch 2 stessa, la lingua in inglese, non sono riuscito a cambiarla, o meglio, perché fratello, solo un upgrade, la mia Switch originale è fantastica, ci stanno gli stessi giochi, ma il prezzo è più alto e non c'è innovazione. Qua il fumetto, come se parlasse la Switch, non c'è la retrocompatibilità, in realtà c'è, e praticamente si lamenta che si può comprare solo in digitale. Lui si lamenta della durata della batteria, è terribile. E dov'è il nuovo IPS? Ma in realtà penso che intendesse il New OLED. In italiano adesso cerca di tradurlo, ma vedete solo un piccolo aggiornamento, il mio originale White niente, non sono riuscito a farglielo tradurre in italiano. Crea l'immagine di un fumetto in italiano di due persone sedute ad un tavolo, una davanti all'altra, a guardare lo smartphone, che si lamentano di quanto i giovani stiano sempre attaccati al telefono e ai social network. Qua è perfetta, i giovani d'oggi sono sempre incollati al telefono e vedete il signor anziano con la testa reclinata a guardare lo smartphone e l'anziana che risponde: non fanno altro che stare sui social media. Perfetto, quindi evidentemente se gli diamo un input iniziale buono, lui riesce a creare dei fumetti. Vedete che è perfetto. Aggiungi un fumetto e iscriviti al canale. Eccolo qua, vabbè, semplice. Fai una color correction della foto, troppo satura, troppo sparata, troppo contrasto. Rendila più leggibile per YouTube, in effetti l'ha fatto. Riusciamo a fare dei grafici in Google Banana? Cerco di sfruttare sia Google Gemini che Google Banana in Google Gemini. Cerco di interlazzare due situazioni dove lui mi fa inizialmente una ricerca e poi me la sviluppa su grafico con Google Banana. Hai dati sui paesi più tecnologici del mondo in rapporto all'Italia per poterne estrapolare un grafico. Lui mi trova questi dati
eccoli qua, da verificare, non li ho verificati, e mi crea questo grafico. Sembra perfetto a prima vista, 67,6 punti sono mantenuti, 64,2, 61,8, 58,1 e l'Italia si è perso lo score dell'Italia 46,6, glielo chiedo successivamente ed effettivamente me lo mette. C'è questo 26 score in rosso posticcio, quindi andrebbe tolto. Il problema è che le barre sono più o meno tutte allo stesso livello e difficilmente si riesce a fargliele modificare. Qua gli chiedo di farmi una ricerca su quant'è il salario medio dei paesi europei e quanto più o meno si paga in tasse. Mi crea già una bozza di grafico. L'Italia chiaramente è uno dei paesi che se la passa peggio. Gli chiedo di farmi un grafico ed eccola là che effettivamente mi crea un grafico doppio addirittura. Qui c'è il salario medio e qui il livello medio di tassazione, ma vi dico che i parametri li becca a livello di importi, ma poi sono completamente sballati altri parametri interni al grafico. Ma qua chiedo quanti animali vengono allevati annualmente in Italia, dividili in tipologie di animale, crea un grafico con la corrispondente foto dell'animale che riporti questi dati. Bellissimo, devo dire, sempre dati da verificare, bellissimo, fatto davvero bene con tutte le foto riportate. Il problema sempre riguarda le barre. Il 16 milioni di capi dei conigli è esattamente corrispondente a 562 milioni di capi dei polli e tacchini, sempre dati da verificare. Idem per quella degli ovini, 11 milioni, quindi le sbarre sono sballate. Allora a quel punto gli chiedo, crea un grafico con i valori che ti indico, copio e incollo i valori che mi dà prima, li becca tutti i valori, li becca tutti e il problema rimane sempre sulle barre, sono tutte uguali. Gli chiedo un grafico a torta, lo sballa completamente. C'è da lavorarci sopra. Una delle peculiarità migliori di Google Banana è che cambia gli sfondi in modo incredibile, senza che ci sia un minimo d'errore. Foto di partenza, qua è che cos'è? Il prejudging di MMA, quando ci si presenta per lo scontro, tendenzialmente ci si imbruttisce, e gli chiedo rendila in bianco e nero. Perfetta. Mantieni solo i pantaloni blu del bambino e la maglietta verde dell'uomo. Quasi perfetta. Qui piccolo errore, il verde andrebbe rielaborata, però ci siamo quasi, anzi no, l'orecchio. Qua finalmente la prende, quindi foto in bianco e nero, pantaloni blu, maglietta verde dell'uomo. Gli chiedo di accendere un po' i colori, spara troppo la maglietta verde, però il suo lavoro qua effettivamente l'ha fatto. E gli chiedo cambia lo sfondo con quello di un circo, guardate che roba regà, impressionante. Perfetto, c'è l'ombra di una sbavatura. Colore al circo, perfetto ragazzi, guardate che roba, incredibile. Gli chiedo un carosello, cambia lo sfondo con una situazione di strada simile a quella del Bronx, perfetta. Ora in un pub irlandese, un po' posticcia, si vede che siamo staccati rispetto allo sfondo, ma guardate i personaggi ricreati in background. Questa persona che rivolge lo sguardo quasi a me come a dire, ma questo è pazzo. Anche una consapevolezza degli elementi umani che ricrea l'intelligenza artificiale all'interno di queste foto. Su una barchetta in mezzo al Rio dell'Amazzoni, o se uno ha un negozio online, gli chiedo di inserire questa maglietta dentro il cappotto per far vedere come sta. Guardate che roba. Pam, raga, una figata. Per chi ha dei negozi online di vestiti può tornare utile in qualche modo sicuramente. Possiamo creare il thumbnail, non mi ci sono messo troppo, effettivamente ci si può riuscire, è un po' macchinoso il procedimento. Gli ho inserito la mia ultima thumbnail e gli ho chiesto di rivisitarla, di renderla più ottimizzata per una visione su YouTube, ma ha creato questo. Non è male, ha creato una marea di scritte, Google Storybook, iMagick, con la i da foto a storia andrebbe messo sopra, quindi non ha messo in risalto la scritta e non sono riuscito a farla posizionare in modo corretto, non c'è stato verso. Chiudiamo qua, vi ho dato un rapido excursus su Google Banana, sono stato il più onesto possibile, non ho né le capacità né le competenze né la voglia di vendervi corsi, quindi posso essere totalmente onesto. Ho notato che c'è un'esaltazione un po' troppo accentuata, non solo su Google Banana, ma quando si parla di intelligenza artificiale in generale. Poi vai a vedere, ognuno ha un proprio micro interesse, vuole vendere il corso, vuole fare quello, vuole fare quell'altro, vuole agganciare tendenzialmente il video gratuito a qualcosa che gli porti qualcos'altro in tasca, anche giustamente eccezionale, incredibile. Poi in realtà non è così grande come sembra dalla thumbnail che YouTube ci dice di pompare tanto. Sottostare a ciò che vogliono i brand. Se i brand ti impongono una situazione, non è detto che tu debba seguirla al 100%, puoi rimanere te stesso senza dover fare ste sceneggiate, perché a star sentire voi saremmo già dovuti essere con la macchina volante a guida autonoma, chiamandola col pensiero. Google ve premia? Penso di sì, però alla lunga stucca. Io consiglierei da persona di non esagerare con le esagerazioni, di rimanere sempre onesti, puliti e di non seguire per forza ciò
ciò che i brand ci dicono di dover fare, soprattutto se lo reputiamo sbagliato. Non dobbiamo fare al 100% quello che nel caso specifico ci dice YouTube, anche se magari a breve termine riusciamo a guadagnare qualcosa di più, perché è sbagliato proprio concettualmente. Il lavoro diventa non più un qualcosa di artistico, ma un qualcosa di eccessivamente schematico, impostato sui binari. E 3, ci abbassiamo a degli standard che devono essere univoci e proponiamo più o meno sempre le stesse cose. Anche il dover fare per forza milioni di video, se non ci avete niente da dire o se il cambiamento è stato talmente minimo, non è per forza obbligatorio dover fare un video, anche se YouTube vi dice che vi conviene farlo. Se c'è un cambiamento anche a livello di intelligenza artificiale abbastanza massiccio, secondo me vale la pena fare un video. Se c'è un minimo cambiamento per poi spacciarlo come un qualcosa di incredibile, diventa non solo irritante, ma serve soprattutto ad intasare internet di monnezza, dei video che non servono a niente. Anche la gente, secondo me, ha cominciato a stuccarsi, a rompersi le palle di vedere cose tutte uguali, tutto è ciclico, quindi ritornerà a breve la personalizzazione dell'essere. Cerchiamo di essere un po' più noi stessi, di non farci imporre completamente ciò che vogliono gli altri. Quindi raga, io vi ringrazio di avermi seguito, al prossimo video, è stato un piacerissimo. Ciao!